Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi accompagno dentro una storia che ha fatto battere i cuori, ha acceso fantasie e ha diviso il pubblico tra scettici e sognatori. È una vicenda che conoscono in tanti ma che, ogni volta che la ripercorriamo, sembra nuova, la storia d'amore tra Mert Ramazandemir e Afra Saraciolu. Se amate le serie turche, le relazioni intense e le vite dei vostri beniamini quando si spengono i riflettori, restate con noi. Vi porterò tra ricordi, sussurri e momenti che hanno definito il loro percorso. E prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, ci aiuta tantissimo a continuare questo viaggio e vi assicura di non perdere nessuno dei nostri prossimi racconti. Ma adesso entriamo nel vivo. All'inizio, tutto sembrava davvero una fiaba contemporanea. Mert Ramazandemir e Afra Saraciolu si sono incontrati sul set di una serie che ha spopolato, Yal Sapkin, dove interpretavano Ferit e Seyran. C'era qualcosa nei loro sguardi che sfuggiva alla finzione, un tipo di intesa che non si può dirigere. Chi era sul set lo notava subito, quella naturalezza, quei silenzi pieni, quella complicità che rende credibile anche l'improbabile. Le voci si sono alzate presto, nutrite da avvistamenti fuori orario, cene veloci al riparo dai flash, braccia sfiorate in eventi gremiti e sorrisi che raccontavano anche quando loro tacevano. La prudenza è stata la loro prima corazza. Due giovani attori all'apice della visibilità sanno quanto ogni gesto possa diventare titolo, quanto ogni sfumatura venga scomposta e amplificata. Cercavano di tenere il privato lontano dal frastuono, ma la chimica faceva rumore da sola. Lo fanpage osservavano ogni dettaglio. I commenti correvano veloci, gli edit su musica diventavano virali. Quando la relazione è stata di fatto confermata, più con atti che con parole, il pubblico ha esultato. Tanti, che si erano innamorati di Ferit e Seyran, hanno voluto credere che quell'incanto potesse respirare anche nella vita reale. Sui social, auguri, collage, video e dichiarazioni sognanti hanno moltiplicato l'eco. Un futuro radioso, dicevano, un incastro perfetto. Aggiungevano. In effetti, all'inizio, l'immagine era potente, due talenti in ascesa, fascino che si completava, ambizioni che si parlavano. Mert, con quel carisma magnetico e lo sguardo capace di bucare l'obiettivo, Afra, elegante, istintiva, determinata. Insieme, una calamita. Le foto mano nella mano, le risate catturate di sbieco, gli applausi condivisi durante le premiere. Tutto raccontava un sentimento che scappava dalle etichette. Sembrava davvero che avessero trovato l'uno nell'altra quel rifugio dove si può essere veri, dove i sogni non fanno paura perché li si costruisce in due. E la loro presenza in pubblico era un evento, copertine, interviste, domande insistenti, occhi che cercavano conferme. L'industria li metteva al centro, e loro reggevano la scena con la forza dei venti buoni. Poi, come in ogni storia che vive sotto l'occhio implacabile delle telecamere, sono arrivati i giorni in cui il rumore di fondo ha iniziato a pesare. Gli impegni, i ritmi forsennati delle produzioni, l'attenzione continua, i giudizi a grappoli. La vita di coppia, già complessa, si complicava davanti a milioni di sguardi. La prima crepa è stata invisibile, percepibile solo a chi ascolta le sfumature, meno foto insieme, qualche parola misurata, un passo indietro sul tappeto rosso per lasciare spazio all'altro. Le trasmissioni di gossip fiutavano l'aria, i forum si infiammavano di ipotesi. Differenze di carattere, imprevisti sul lavoro, aspettative che inciampavano nella realtà, e poi la domanda che non manca mai quando il pubblico brama una spiegazione semplice: è crisi? Le speculazioni sono diventate compagne di viaggio. Si mormorava di dissapori, di messaggi interpretati, di sguardi sfuggenti. Qualcuno, spingendosi oltre, parlava perfino di tradimenti, come se una frattura potesse avere un'unica causa clamorosa. In realtà, spesso, è la somma silenziosa di piccoli pesi a piegare le spalle. E così, a un certo punto, è arrivata la decisione più difficile: prendersi una pausa. La notizia ha colpito forte. I fan, abituati a vederli come un tutt'uno, hanno faticato a immaginare un presente a due velocità. C'è chi ha difeso, chi ha accusato, chi ha chiesto pazienza. Nel frattempo,
Ogni loro apparizione separata diventava un indizio da decifrare, ogni sorriso un messaggio, ogni assenza una conferma. La distanza, però, può essere anche un tempo per ritrovarsi dentro. Afra si è gettata ancor più nel lavoro, scegliendo progetti che ne mettessero in luce la profondità, la duttilità con cui entra nei personaggi. La sua sicurezza davanti alla macchina da presa è cresciuta, così come la stima che le hanno riservato critica e pubblico. Mert ha fatto lo stesso, spostando l'attenzione su ruoli capaci di scardinarne l'immagine, esplorando sfumature nuove, scegliendo con cura, mettendo in fila i traguardi con discrezione. Entrambi hanno dimostrato che l'amore, quando fa un passo di lato, non cancella chi sei, semmai ti ricorda cosa porti con te quando ti presenti nel mondo. Eppure, anche a distanza, c'era qualcosa che li teneva connessi. Parole gentili in interviste separate, un rispetto evidente, quel modo di evitare frasi facili e, nella misura del possibile, proteggere l'altro dall'inutile brusio. Hanno parlato poco, ma quel poco pesava per onestà. Nel frattempo, internet registrava tutto, coincidenze, dettagli minuscoli, perfino lo stesso luogo visitato a settimane di distanza. Chi voleva credere all'intesa non si è fermato. Piano piano, come un profumo che torna a farsi sentire, sono arrivate nuove voci, riconciliazione. Un caffè in un posto conosciuto, uno scambio di battute catturato a margine di un evento, un like sfuggito tra mille. Niente di plateale, e proprio per questo, forse, più convincente. I segnali sono cresciuti per gradi. Qui un saluto caldo, lì una foto rubata da lontano. Poi quei post sui social che parlavano di resilienza, di percorsi, di errori che insegnano. Non dichiarazioni, ma risonanze. E quando finalmente si sono mostrati di nuovo vicini, per i più attenti non è stato uno shock, sembravano portarci con loro verso questa svolta già da un po'. La differenza, stavolta, era nella luce con cui si guardavano. Una luce meno rumorosa, più adulta. Non cercavano di rifare l'inizio, accoglievano un nuovo capitolo. La discrezione è diventata la regola, la scelta di proteggersi un impegno quotidiano. Le apparizioni insieme si sono diradate, ma quando accadevano emanavano una calma nuova, una complicità fatta di cenni minimi e di sorrisi leggeri. Il senso era chiaro, stavano costruendo una bolla in cui respirare. Questa altalena emotiva, per chi li segue, è stata un riflesso. La gioia del primo innamoramento, la paura del cemento che scricchiola, la speranza dei ponti ricostruiti. Guardandoli, tanti hanno rivisto il proprio percorso, tra giorni di luce e giorni storti. Perché dietro le copertine e gli scatti perfetti ci sono persone, con tempi, fragilità e desideri. E forse è questo il motivo per cui la loro storia si è sedimentata così a fondo nella cultura pop, perché parla con la lingua del quotidiano, anche se la scena è grandiosa. Il successo di Yal Sapkin ha bruciato le tappe, ma è stato il loro modo di abitarlo a fare la differenza. Sono diventati un riferimento per una generazione che sogna l'amore senza rinunciare all'ambizione, che vuole crescere senza perdere la tenerezza. Ogni gesto, ogni outfit, ogni parola detta e non detta ha avuto un'eco, discussa, analizzata, imitata. Sono stati degli specchi, e allo stesso tempo dei fari. E intorno a loro, la comunità dei fan ha avuto un ruolo decisivo, hanno difeso, hanno criticato, hanno tenuto viva la domanda fondamentale, quella che regge i feuilleton di ogni epoca, ce la faranno? Oggi, la risposta non è urlata. È sottovoce. Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu appaiono più selettivi, più attenti a ciò che mostrano. Le interviste parlano di lavoro, di obiettivi, di set. Quando sfiorano il tema privato, lo fanno con eleganza, lasciando intravedere fiducia, stima, una forma di protezione reciproca. Nei loro incroci pubblici c'è la serenità di chi ha visto quanto può essere dura la tempesta e ha imparato a guardarla dal riparo. Non si tratta di negare il mondo, ma di costruire un margine dove il mondo non comandi. E intanto i risultati professionali raccontano altre vittorie. Afra continua a scegliere progetti che le chiedono coraggio, che le permettono di parlare a platee sempre più ampie. Mert, dal canto suo, affina lo sguardo, cambia ritmo quando serve,
dimostra che un volto amato può anche sorprendere con svolte inattese. In pubblico si sostengono con gesti misurati, un applauso più convinto, un accenno di sorriso, quella presenza che non ha bisogno di essere dichiarata per essere sentita. Chi li segue percepisce questo patto silenzioso e lo rispetta di più di quanto si creda. Quello che rende la loro storia magnetica è proprio la sua verità irregolare. L'infatuazione che conquista, gli ostacoli che stancano, il ritorno che consola senza fare finta di cancellare ciò che è stato. Non ci sono eroi invincibili, né colpe semplici. C'è il tentativo, che è la forma più onesta dell'amore. E c'è la consapevolezza che il successo è un dono e una prova, regala orizzonti e chiede in cambio pelle dura. Nel mezzo, ci sono due ragazzi che cercano di tenere insieme cuore e mestiere, occhi negli occhi e occhi nelle telecamere. Se cercate un lieto fine scolpito, qui non lo troverete. Troverete, invece, una promessa che profuma di realtà, proteggere ciò che conta, quando tutto intorno chiede spettacolo. Gli indizi più recenti, pochi, scelti, raccontano di un equilibrio ritrovato, di rispetto reciproco, di una grammatica comune. Non serve altro, in fondo, per credere nella possibilità di andare avanti. E noi, che abbiamo seguito Merte e Afra dal primo sguardo condiviso sul set alle scelte più mature dei mesi scorsi, possiamo dire di aver visto crescere non solo due carriere, ma due persone. Questa è la lezione che la loro storia suggerisce a chi ascolta. L'amore, dentro la bufera mediatica, può restare in piedi se non si pretende che porti tutto il peso da solo. Se lo si difende, se lo si onora nei giorni facili e in quelli in cui ci si perde un po'. Dalla scintilla nata tra le luci di Yal Sapkin, alle salite, ai tornanti, fino a una nuova stagione più quieta e consapevole, Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu ci hanno mostrato che l'intesa non è un trofeo, è un'opera in corso. Che la resilienza non è il colpo di scena, ma il lavoro quotidiano. Spero che questo viaggio nella loro storia vi sia piaciuto. Ditemi, cosa vi affascina di più di questa coppia? Credete nelle seconde possibilità quando i sentimenti sono veri? Scrivetecelo, perché le vostre voci sono parte di questo racconto tanto quanto le immagini che scorrono sugli schermi. E se questo video vi ha emozionato, lasciate un like, condividetelo con chi adora storie così e, soprattutto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia per restare con noi. La prossima volta porteremo un'altra storia, forse meno chiacchierata, forse più sorprendente. Ma per oggi, fermiamoci qui, su questo respiro, dove due vite hanno deciso che valeva la pena di ricominciare a parlarsi piano.